Ciao da Fulvia e ben trovati e ritrovati in Blue Spin Art. L'ultimo lavoro di questo 2025 è questa graziosa sciarpa, un classico del crochet dell'uncinetto realizzata proprio dall'unione delle grammi, delle piastrelle della nonna. È un lavoro di facile intuizione, si tratta quindi di unire in una fascia la sequenza delle vostre grammi lunga tanto quanto volete fare lunga la vostra sciarpa. In seguito, a piacere, si può unire anche il cappello. Io per realizzare questo cappello ho unito 4 grammi. Vedrete nelle prossime immagini quindi come ho fatto ad unire queste grammi e anche come si realizza questo pratico cappuccio. Ho utilizzato delle grammi che già avevo utilizzato in un precedente lavoro, di cui vedrete anche un video qui sul mio canale, e in sostanza basta scegliere il vostro gusto sia di disegno grammi sia ovviamente di colori, perché si presta a un'ampia creatività e ogni genere di fantasia e accostamento cromatico. Bene, vi lascio così alle prossime immagini, qui lo vedete già realizzato e poi in ultimo anche indossato. Buono spin a tutti e alla prossima! Eccoci qui, quindi mi sono rimaste delle grammi di lana e ho avuto il suggerimento di utilizzarle per creare una sciarpa col cappuccio. Me ne serviranno in tutto 13. Quindi ora vi faccio vedere il modello di sciarpa che intendo realizzare. Vedete qua uno schemino molto primitivo, ma che vi dà subito l'idea di quante grandi servono e di come andremo ad unirle tra loro. Sono 9 per il corpo sciarpa e per creare il cappuccio me ne servono 4 in più, che andranno sistemate sulle 3 centrali. Quindi queste si svilupperanno e avranno un'unione sull'orizzontale e creeremo poi il cappuccio separatamente e lo uniremo poi alle 3, dicevo, più centrali. Bene, vi faccio vedere quindi come sta creandosi questa bellissima sciarpa col cappuccio. Scegliete le grammi preferite, il vostro disegno e anche la grandezza. In questo caso ho ulteriormente ingrandito la mia grammi con un altro giro di azzurro. Lo farò anche su queste con vari filati sempre tono su tono. Quindi deciso il vostro disegno, trovate anche la sequenza più giusta e adesso iniziamo ad agganciarle. La sequenza che ora rispetterò per unire le grammi è questa, quindi parto dal lato alto più esterno, entro con i 3 punti alti del punto grammi subito nello primo spazio che ho della grammi sottostante, arrivo all'angolo, scendo, salto sulla grammi opposta, unisco questo lato, esco sul lato esterno, scendo, salto sulla grammi opposta, unisco tra di loro questo lato esterno e lo stesso seguendo questo motivo a serpentina, quindi salgo, scendo,
Questo vale per tutti i lavori quando spesso si uniscono le grammi, quindi tenetelo presente che è molto utile. Con l'ultimo lato unisco tra di loro con un segmento unico orizzontale e chiudo il lato più estremo. In questo modo creo la mia sciarpa. Unire le piastrelle quando c'è il punto grammi è abbastanza intuitivo, perché con l'anello di lavorazione fatto scivolare sotto i gruppetti dei punti alti, senza il punto basso io inserisco direttamente il punto alto nello spazio frontale che si è creato sempre dalla lavorazione delle punte grandi. Quindi vedete qua creo il gruppetto del gruppo grammi e adesso l'anello di lavorazione mi passa sotto alle grammi opposte. Quindi ho di fatto questa situazione. Adesso io, ripeto, non faccio il punto basso per non stringere troppo tra di loro le piastrelle, ma carico subito il punto ed entro a creare il punto alto che mi serve sulla piastrella. Quindi sempre i 3 punti alti e il mio anello di lavorazione, come sempre, lo faccio passare sotto dalla parte opposta. Così unisco direttamente le piastrelle tra di loro. Lo faccio quindi su tutto il corpo lungo della mia sciarpa, quindi proseguo a attaccarle in questo modo e lo farò anche per il cappuccio. Quindi andiamo avanti e uniamo tra loro direttamente, senza cuciture e senza utilizzare l'eventuale ago. Se siete più comode a utilizzare l'ago, create prima tutto il perimetro di punto grammi e poi unite i lembi, ma facendo in questo modo viene anche carina la lavorazione che si vede. Proseguiamo così a compattare, a comporre la nostra sciarpa. Ci occupiamo adesso delle granny che formano il cappuccio. 3. Le mie granny hanno una forma e una misura indicata per utilizzarne solo 3. Sulla granny più esterna attacco già un primo lato della quarta granny. Adesso, anziché girare intorno per sviluppare un segmento quadrato, essendo questo un cappuccio e dovendo chiuderlo su se stesso, proseguo ad attaccare il lato della quarta piastrella direttamente sul corpo principale del mio cappuccio. Quindi, arrivata sull'angolo, ecco che dopo i primi 3 punti alti girerò la lavorazione e unirò il lato della quarta granny al lato centrale.
Quindi sempre con i 3 gruppi di punti alti proseguo quindi a unire anche questo lato. In ultimo, proprio per chiudere il cappello, farò la stessa cosa anche sull'ultimo lato, quindi il terzo lato della quarta grammi si unirà con la terza grammi della base. Procediamo così e chiudiamo il cappuccio. Bene, vi faccio vedere quindi la sciarpa unita e rifinita con un'altra riga di un altro colore. Sono quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grammi unite, divisibili per 3. Ora, laddove poi ho anche messo un marcatore per evidenziare le grammi interessate, sulle 3 centrali, quindi ne lascio 3 libere e prendo 1, 2, la terza centrale. In queste 3 centrali attaccherò il cappuccio che ora vado a realizzare unendo sempre 3 grammi che andranno posizionate sopra quelle del corpo sciarpa e uno a chiusura del capo. Quindi possiamo proseguire il nostro lavoro. Ho quindi chiuso il cappuccio e quindi fissata la quarta grammi centralmente. Vedete, 1, 2, 3 sono le grammi che rimangono attaccate al corpo sciarpa e la quarta chiude il capo. Mi trovo ora sul lato più esterno, vado a chiusura e mi blocco con la lavorazione sul primo gruppetto dei 3 punti alti, quindi esattamente nel centro delle mie grammi. Arrivo quindi alla fine e poi ci occuperemo di attaccare il cappuccio alla nostra sciarpa. Ora posizioniamo il cappuccio appena ultimato sulle 3 grammi centrali della sciarpa. Attaccheremo il nostro cappuccio al corpo sciarpa nello stesso modo in cui abbiamo rifinito l'esterno della sciarpa, quindi con il filo fucsia aggancio questa prima parte del cappuccio. Dopodiché, per la parte più esterna e quindi quella a vista, rifinirò ancora con colore fucsia e blu, andando a chiusura della nostra creazione.